Allora, oggi siamo, il giorno siamo 5, Sì. 5 aprile 2024, ecco. Allora, praticamente cosa è successo 5 giorni fa, 5-6 giorni fa, esattamente il 31 di marzo del 2024, no? Era Pasqua, no? Sì. Giusto? Sì, Come l'hai festeggiata te la Pasqua? normale. Cioè, hai mangiato le uova? No, no, La colomba? un po' di colomba. La colomba, quindi la colomba è simbolo, come dire, proprio della pace, no? Simboleggia anche lo Spirito Santo, insomma, tutte, diciamo, cose più che pacifiche, no? Allora, invece il sindaco di Parigi come ha festeggiato la Santa Pasqua, no? Sai, ti ricordi come? È andato in Ucraina, Sì. è andato in Ucraina, no? È andato in Ucraina e ovviamente non ha trovato nulla di meglio che dire, ti ricordi? Che non è, la delegazione russa non è ben accetta. Alle Olimpiadi di Parigi che si svolgeranno tra luglio e agosto di quest'anno, no? Sì. Quindi, insomma, ha detto praticamente gli atleti russi e bielorussi anche, vedi? Sì. Bielorussi non sono i benvenuti, no? Ecco. Allora, innanzitutto cosa possiamo osservare a questa cosa, no? Che per esempio, come ci hanno sempre detto, aspetta, che non bisogna mescolare lo sport con la politica, no? È vero? Qui invece l'hanno mescolato e rimescolato, no? Perché oltre alla Russia ci hanno messo anche la Bielorussia e bene o male non sta partecipando al conflitto, no? Sì. Dice sì, vabbè, insomma all'inizio hanno fatti... È un alleato della È un alleato, vabbè, ma allora è un alleato anche, non so, l'Iran, la Corea del Nord, la Cina stessa è un alleato, e che alleato? Anche l'India è un alleato. Allora bisognerebbe boicottare tutti, no? Però se si boicotta tutti, poi vuol dire allora non venga a quelli, non venga a quegli altri, non venga a quegli altri ancora, allora poi non si incassa più nulla, capito? Dice Parigi, Incassi meno. No, perché la chiamano a Parigi, la chiamano la Ville Lumière, no? Che vuol dire la città luminosa. Ecco, invece se non va nessuno, la città buia diventa, capito? Oh, allora, prima cosa da dire questo, no? La seconda cosa da dire, va bene, se si dovesse applicare... La cerimonia d'apertura è lungo il fiume Senna. Sì, non lo sapevo. Sì. Non lo sapevo, ma guarda, a questo punto mi sto un po' disinteressando alla cosa, non so te cioè il fatto che mettano queste limitazioni, francamente la cosa, insomma, non è che generi in me entusiasmo, per dire, tanto per non dire un'altra cosa. Ecco. Allora, però comunque questa è la prima cosa a dire, no? Quindi non si deve mescolare lo sport con la politica, però lì non solo lo mescolano, lo rimescolano. La seconda cosa da dire, se applichi questo metro di misura ai russi e ai bielorussi, i bielorussi non stanno combattendo, attenzione, stanno facendo la guerra contro l'Ucraina, ma tu dovresti, come dire, applicare a maggior ragione a altri, tipo per esempio Israele, ecco, non si può dire Israele, è un totem, nessuno lo può toccare Israele, Israele no, quello ha subito il popolo ebraico, che non è israeliano, il popolo ebraico non è israeliano, attenzione, il popolo ebraico può essere, non lo so, francese, italiano, un ebreo può essere francese, italiano, russo e così via, no? Ecco, o anche israeliano, quindi significa nulla essere israeliano, vuol dire fa parte di Israele. Molti arabi sono israeliani, per esempio, hanno passaporti israeliani. Quindi comunque Israele ne ha fatti tutti i colori, insomma, no? Ormai lo sappiamo, è inutile ripetersi, no? Però quelle sono, come dire, sono che si può dire, bombe pluraliste, bombe tolleranti, no?
capito? Cioè invece le bombe russe sono, come dire, tiranniche, no? Ecco, allora non vanno bene, capito? Vanno bene. Quindi Israele va bene, ma poi gli stessi Stati Uniti, no? Che insomma ne hanno combinato di cotte e di crude. Possiamo rammentare qualche, non lo so, episodio storico, non so, Corea, Vietnam, poi Iraq, Afghanistan, Libia, Somalia, molti si dimenticano della Somalia, ma anche lì successe un bel casino. In Sudan fu bombardata una fabbrica di medicinali, no? Per cui non so quanti sudanesi ci rimisero la pelle, però lì il simpatico Bill lo fece, ti ricordi? Bill Clinton, Bill Clinton a inventarsi questa genialata. Ora c'è il Sud Sudan, Sì, hanno fatto, come dire, hanno creato tensioni su tensioni e alla fine si sono divisi. Insomma, diciamo gli Stati Uniti e poi perché no anche l'Ucraina, no? Hanno fatto il colpo di Stato in Ucraina, si sa che sono stati loro, e poi da cui è scaturito tutto sto casino, parliamoci chiaro. Ecco. Non per dar ragione a Putin, solamente per ricostruire i fatti storici, no? La successione degli eventi. Ecco, va bene, è che queste sono le prime due osservazioni. Poi noi ne abbiamo trovate anche un'altra, no? Diciamo scandagliando, facendo le ricerche, abbiamo trovato il 31, per l'appunto il 31 di marzo del 1814 successe una cosa interessante, prova a dirla te. Sì, l'invasione russa è a Parigi. Sì, lo zar. No, aspetta, lo zar Alessandro I, sì. Cioè colui aveva subito l'invasione napoleonica del 1812, no? Che finì in un disastro, no? Perché partirono in circa 600.000, c'è addirittura c'è chi dice 650.000 uomini. È stata una debacle. Non una debacle, una disfatta, un disastro totale. Ritornarono 20.000, capito? 20.000. E quindi da lì si concluse, diciamo, la tragedia napoleonica, no? Con lo zar Alessandro che entrò Alessandro I, che entrò trionfalmente a Parigi. C'è anche un quadretto, no? In cui appunto si vedono le truppe russe, non c'erano solo russi, c'erano anche prussiani, c'erano austriaci, no? Un po' tutti, insomma, no? Un po' tutti ne potevano più di Napoleone e quindi aiutarono lo zar, no? Insomma, praticamente, che ti ricorda sta cosa? Ti ricorda una cosa tipo Berlino? E anche lì i russi arrivavano lì da soli, non c'era neanche chi l'aiutava, si può dire, no? Ecco, insomma, diciamo allora, per l'appunto il 31 marzo lei, giorno funesto per Parigi, va bene, fu appunto invasa dai russi, va bene? Cadde Parigi, cadde, lui è caduta anche lei, capito? È caduta. La buccia di banana, insomma, secondo me non è un caso, secondo te è un caso e abbia scelto proprio il 31 di marzo? No, volevo ricordare. Dice che è ancora un l'anno digerita, un l'anno digerita ancora, e pensa lei non c'ha nemmeno il cognome francese questa tipa, no. C'è il cognome spagnolo. Capito? Sì. C'è il cognome spagnolo, un anno ancora digerita, insomma. Qual è lei un piatto tipico della cucina russa? Lo sai, le conosci te? Goulash. No, il goulash è l'ungherese. Ungherese. I russi. Diciamo la bistecca di orso non l'hanno ancora digerita. L'insalata russa, bravo, che però non è russa, non so se tu lo sai. Va bene, in realtà è un'invenzione italiana, se non erro. Sì? Sì. Ma insomma, diciamo, questa insalata russa ancora cioè le 210 anni le Che passato. Ma poi dopo i rovesci hanno subito in Africa, non so se tu lo sai, i russi li hanno fatti sloggiare, no? I nostri cugini transalpini, d'Oltralpe appunto, capito? Insomma, io sono triste per questa cosa, questo sindaco, sì, come dire,
così rancoroso, va bene? Così rancoroso. Sta sindaca, Sindaca. Ti piace la parola sindaca? La sindaca, va bene. La sindaca, insomma, è qualcuno anche, hai visto oggi, non so se tu un po' navighi su internet, agli utenti della rete gli piace, no? Truccare le foto, no? Allora hanno preso praticamente la foto della Hidalgo e ci hanno messo sopra, l'hanno truccata mettendogli un cappello da SS sopra, no? E poi baffetti alla Hitler, capito? Però in quel modo è più bellina, ti dico la verità. Cioè, senza il trucco è bruttina, invece in quel modo è più bellina, diciamo più che altro è più vera, cioè si capisce quello che è veramente lei, capito? Ecco, va bene, allora io direi che non c'è altro da dire, no? Stendiamo sì. un velo pietoso, un velo nero, un velo nero pietoso, ma guarda, io mi spingerei anche oltre, boicottiamo Parigi, boicottiamo perché scusa, ma di che sa una competizione senza russi? Perché tu sai, la Russia è lo sport, insomma, soprattutto in certi sport è forte, capito? Ecco, cioè, allora se questi non vogliono russi, io non voglio, va bene, come li chiamano, la cucina francese non la voglio tra fornelli, va bene? Ecco, boicottiamo la cucina francese, meglio quella russa, va bene? Bistecche di orso per tutti. Diventa forte le bistecche di orso, capito? Va bene, allora io direi che nulla di porre fine a questo video, va bene? Grazie Massimone per la tua partecipazione, va bene? E mi raccomando, continuate a seguirci, condividete, commentate, scrivete, poi non so che altro potete fare. Niente, siate sempre più impertinenti, sempre più irriverenti e sempre più naif. Ciao ciao. Ciao sindaca, ciao. Salutami la Torre Eiffel.